Creare fumetti vuoti da stampare può essere un modo divertente per esercitarsi nella creazione di storie a fumetti o personalizzare quaderni da utilizzare come diari e album da disegno. In questo video cercheremo di darti alcune linee guida per aiutarti a realizzare con facilità un quaderno con fumetti vuoti da completare. E ora, sigla! Gli Activity Books per bambini sono ottimi strumenti di apprendimento e di svago. I più ricercati di sempre sono gli album da colorare, quelli per imparare a disegnare o scrivere, ma anche i comics sono altrettanto popolari. In questa breve guida, nello specifico ti spiegheremo i 4 passaggi che dovrai compiere per realizzare un quaderno di fumetti didattico vuoto, che bambini e adulti possono completare con un pizzico di creatività. 1. Scelta del formato. Prima di iniziare, dovrai decidere il formato e il layout del tuo fumetto. Puoi fare fumetti con diversi formati di pagina come il formato A4 e A5 o il formato americano 6x625x10 e 25 pollici o il formato manga 5x7,5 pollici. Una volta scelto il formato, puoi decidere quanti pannelli vuoi avere per pagina e la loro disposizione. Puoi scegliere una pagina standard, come il layout a 3 o 4 pannelli, o puoi creare un layout personalizzato per adattarsi alla tua storia. Se vuoi scaricare gratis il layout qui mostrato in primo piano, è semplicissimo. Vai nella descrizione del video, trovi un link al sito lavori creativi faidate.com. Clicca il link, vai sul sito. Scorri fino a trovare l'immagine nell'articolo dedicato e passa la freccia del mouse sopra l'immagine. Poi fai clic con il tasto destro del mouse. Clicca Salva immagine con nome e infine salva. 2. Scelta del software più adatto. Una volta deciso il formato e il layout, puoi iniziare a creare il tuo fumetto vuoto utilizzando un programma di grafica. Corel Painter potrebbe fare al tuo caso, un software con strumenti professionali per l'illustrazione vettoriale, il layout, il fotoritocco, la tipografia e la collaborazione. Se non hai accesso a questi programmi, puoi utilizzare programmi gratuiti come GIMP o Inkscape. Se disegni a mano, scannerizza le pagine del fumetto vuoto, altrimenti usa un programma di disegno digitale, come ad esempio Adobe Photoshop o Illustrator. 3. Creazione delle pagine dei fumetti. Inizia creando una nuova pagina del formato scelto e disegna una griglia per i tuoi pannelli utilizzando la funzione guida o reticolo del tuo programma di grafica. La griglia ti aiuterà a mantenere la coerenza nel tuo layout e ad essere sicuro che ogni pannello sia delle dimensioni giuste. Dopo aver creato la griglia, puoi iniziare a disegnare i bordi dei pannelli utilizzando uno strumento di disegno a linea retta, come ad esempio lo strumento linea o pennello del tuo programma di grafica. Fai attenzione a creare i bordi dei pannelli su un livello separato dal tuo disegno, per evitare di sovrapporli accidentalmente. Ecco 2 esempi di pagine comics che puoi realizzare. Ah, dimenticavo! Se non hai dimestichezza con i programmi come Inkscape e vuoi optare per qualcosa di più facile e intuitivo, allora ti consiglio Canva. Infatti, le 2 pagine che hai appena visto sono state create proprio con tale strumento. Eventualmente, puoi scaricare gratis anche queste 2 pagine, cliccando il link in descrizione come mostrato in precedenza. Canva è un sito di grafica eccezionale che consente di creare design professionali in modo facile e accessibile. La sua vasta gamma di strumenti e modelli rende la progettazione un gioco da ragazzi, sia che tu stia utilizzando la versione gratuita o quella a pagamento. Con Canva, la tua creatività può fiorire senza limiti, rendendo ogni progetto un vero capolavoro. Una volta disegnati i bordi dei pannelli, puoi aggiungere i numeri delle pagine, i titoli dei capitoli o qualsiasi altra informazione che desideri includere nel tuo fumetto vuoto. Puoi utilizzare diversi tipi di carattere e colori per distinguere le diverse informazioni. Dopo aver completato la disposizione dei pannelli, puoi iniziare a disegnare i tuoi personaggi, le scene e aggiungere dei POW, SAP, Comic Effect. 4. Stampa e rilegatura. Una volta completato il disegno del tuo fumetto vuoto, salvalo in un formato adatto alla stampa,
come il formato PDF o TIFF. Ora controlla le impostazioni di stampa per assicurarti che il tuo fumetto venga stampato nelle dimensioni corrette. Una volta stampate, puoi unire le pagine del tuo fumetto e creare un quaderno, ad esempio, utilizzando una cucitura a filo o una spirale. Se il video ti è stato utile, sostieni il canale EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Seguici anche su lavoricreativifai-da-te.com e sulla pagina Facebook.